Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi ragazzi andiamo a vedere il perché avete scelto proprio questa vita per reincarnarvi. Andiamo un pochettino a vedere qual è lo scopo della reincarnazione o perlomeno quello che voglio fare io è darvi degli spunti di riflessione perché ognuno di voi possa capire meglio lo scopo della propria reincarnazione. Abbiamo due scelte, questa è la scelta numero 1, il mazzo arancione, questa è la scelta numero 2, il mazzo color ocra. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della scelta 1, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete comunque ascoltare l'altra lettura. Se avete bisogno di contattarmi, mi potete contattare via mail, la trovate comunque sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi. Mentre per chi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi è in partenza a gennaio 2025 il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque trovate tutto nella descrizione del video, poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi una mail. Andiamo a vedere ragazzi qual è lo scopo della vostra reincarnazione. Partiamo dalla carta degli amanti. Abbiamo un 8 di pentacoli, un re di bastoni, un 10 di spade, un 5 di pentacoli, la carta della giustizia, la forza e la carta dell'appeso. Avete 4 arcani maggiori su 8 carte. Partiamo dalla carta degli amanti. In questo caso, ragazzi, la carta degli amanti mi suggerisce che il momento di vita che state vivendo, o comunque la fase, se vogliamo anche un po' spirituale, di questo momento di vita, mi viene da dire che è quello dell'amore, vedendo gli amanti. Cioè è come se foste persone focalizzate sull'amore per il prossimo, sul anche amore per se stessi, perché la carta degli amanti parla anche di amor proprio. Andiamo a vederla. Re di coppe e matto. Sì, vi sento come se foste nel puro amore. Molto aperti, devo dire, forse anche un po' troppo con questo matto, però tutto sommato vi sento come in un momento di stabilità emotiva. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Per qualcuno si può trattare di dedizione al partner o a un padre considerato il re di coppe. Allora, qui abbiamo il sole per l'otto di pentacoli e la regina di spade. Mi viene da dire tutto per la famiglia, tutto per il lavoro, tutto per gli altri. Andiamo a vedere il re di bastoni. Nove di coppe.
asso di coppe, 5 di pentacoli che avevate già qui e cavaliere di coppe. Vi sento effettivamente molto aperti a livello di quarto chakra, a livello di cuore, ma è come se faceste un pochettino fatica a trovare, diciamo, il punto di soddisfazione. C'è 2 volte il 5 di pentacoli, è una carta sempre un pochettino di carenza, si potrebbe trattare di una carenza economica, soprattutto perché vedo che l'amore e gli affetti qui abbondano, quindi potrebbe essere quello, potrebbe essere il discorso del tutto per la famiglia e manca la vostra indipendenza. Andiamo a vedere il 10 di spade. Diavolo, 9 di bastoni e la carta della luna. E questo 10 di spade mi parla di un non attaccamento, come se doveste liberarvi di qualche proiezione, di qualche questione egoica, mentale, qualche trappola, mi viene da dire. Credo che il vostro punto debole sia anche un po' prendere l'iniziativa per certe cose, per certe discussioni, per affrontare certi temi. Andiamo a vedere questo 5 di pentacoli. Vi dirò, per qualcuno ci potrebbe anche essere una questione familiare dove sono coinvolti i figli. Indipendentemente dal fatto che i figli siano i vostri o quelli dei vostri parenti. 3 di coppe, regina di denari e 6 di denari, che è l'arcano minore della giustizia. Qui, con la regina di denari al contrario, è come se avesse bisogno di prendere in mano un attimino le redini della situazione. Il 5 di pentacoli è una carta che mi parla di carenza, di qualcuno che è dipendente, magari aziendale, piuttosto che dipendente da un familiare, dal partner. E c'è come la necessità qui di riprendersi il proprio potere personale. Cioè, vedere il valore che voi avete, soprattutto se state vivendo una situazione di conflitto a livello familiare. Questo ve lo dico perché? Perché c'è la giustizia. Io ho come la sensazione che voi siete venuti qua per mediare, per porre in equilibrio. Perché anche il 6 di pentacoli è una carta che mi parla di giustizia e di equilibrio. Adesso andiamo a vedere questa. 8 di coppe e 3 di spade. E ce n'è un'altra sotto. E 7 di spade. È come se foste venuti a smascherare qualcuno, qualche tipo di atteggiamento e vi dirò che tutto questo riuscirete ad ottenerlo attraverso la dolcezza. Occhio perché abbiamo 3 di spade, 7 di spade, 8 di coppe. Qui qualcuno deve farsi una bella introspezione e vedere dove si è raccontato le bugie o dove tenta di mantenere le cose in equilibrio azzittendo certe cose di se stesso. Cioè non mi va bene quella cosa lì, ma per amor di pace sto zitto e non dico niente. Solo che qui il punto è che è come se aveste bisogno di diventare questi re di bastoni. Dovete, attraverso anche il lavoro duro, giustamente, però ho come la sensazione che vi dobbiate appunto trasformare, è come se
dovreste imparare a dominare certe situazioni o certe emozioni. Quindi il mediare può essere tra quello che volete voi e quello che vuole l'altro, tra due familiari diversi, tra due colleghi diversi, tra il capo e voi, insomma, molti con questa giustizia potrebbero anche avere lavori come avvocati, come appunto mediatori, piuttosto che giudici di pace, assistenti sociali, cioè sono quei lavori che creano una connessione tra una parte e l'altra. Andiamo a vedere la forza. 6 di bastoni, 6 di coppe e fante di bastoni. Credo che molti si dovranno trasformare in una guida ed è proprio qua. Se voi fate vedere come vivete voi, date l'esempio, gli altri, soprattutto quando si tratta dei figli, poi vi seguono l'esempio dei genitori. Se vedono che il genitore sta sempre attaccato al telefonino, anche il figlio starà attaccato al telefonino. Se il genitore invece legge, anche il bambino leggerà, perché i bambini emulano quello che fanno i grandi, lo copiano. Andiamo a vedere questo appeso, che è una bella carta per finire. Fante di bastoni, regina di bastoni, fante di pentacoli e stella. È come se iniziaste a vedere le cose da un'altra prospettiva. Io credo che mi parlano di dividere il risultato, perché qui abbiamo cavaliere, regina e re. È un po' come se vi dicessero partite per gradi. Cominciate a creare una mediazione con le persone che sono più affini a voi, soprattutto se fosse anche una questione lavorativa, magari con dei colleghi. Dopodiché, per raggiungere la vetta, si andrà con calma, ma qui avete la stella. È come se ci fosse un obiettivo, un nuovo obiettivo, anche per destino, se vogliamo, passando da questo appeso, cioè cercando di vedere le cose da un'altra prospettiva, rendendosi conto che l'altro o l'altra è così, quindi o si prende il pacchetto intero o si lascia stare il pacchetto intero. Cioè, questo ve lo dico perché ci sono persone che tentano di cambiare l'altro e invece qua vi dicono che bisogna semplicemente trovare un punto di incontro ed è un po' quello che siete venuti a fare voi. Una volta che voi riuscite a lavorarlo su voi stessi, a trovare la forza su voi stessi, la chiarezza mentale, una volta che riuscite a capire che cosa vi appaga, verso chi potete andare, che relazioni sono meritevoli, riuscite in qualche modo a vedere anche le dinamiche nelle relazioni degli altri, di conseguenza potete aiutarli. Io ho la sensazione che dovrete trasformarvi in un maestro, o perlomeno quello che siete venuti a fare qui è un po' la maestria della mediazione. Potreste anche essere persone molto diplomatiche, eh? Fatemelo sapere poi nei commenti, ragazzi. E qui, guardate, vi dirò una cosa, siccome la regina di pentacoli è al contrario, diciamo questo gruppo di carte mi dice che potreste anche migliorare la vostra relazione con il denaro, perché il 6 di pentacoli mi dice è giusto dare, ma date il giusto. Cioè, se voi non ne avete, perché avete la regina di pentacoli al contrario, non date quel poco che avete agli altri, perché sennò entrerete in carenza. Quindi anche qui si tratta di mediare quanto tempo, spazio, denaro posso dare agli altri e quanto invece ne ho bisogno io. Comunque ragazzi, devo dire che la parte emotiva è molto presente, ma io ho come la sensazione che essendoci tutto questo insegnamento un pochettino da imparare, la carta degli amanti sia qua per dirvi di lavorare sull'amor proprio. Va bene il sacrificio per ottenere un risultato, magari perché ci sono dei figli in mezzo, come vi dicevo all'inizio, però tutto ha un limite, cioè date ma il giusto, perché arriva poi a un certo punto dove avete bisogno di riprendere le vostre forze, insomma. Tutto sommato è come se veniste a guidare altre persone
Potreste essere appunto mediatori finanziari, piuttosto che avvocati, tutti i lavori che ho menzionato prima, potreste essere persone diplomatiche e per qualcuno non si tratta neanche di un lavoro. Soprattutto se siete donne e mamme, io ho come la sensazione che il vostro ruolo di donna e di mamma sia quello di mediare all'interno del nucleo familiare. Fatemi sapere se vi risuona, ragazzi. Devo dire che comunque vedrete le cose da un altro punto di vista. Ehm, è come se si avvicinasse un qualche tipo di sogno, anche dove era il 9 di coppe. Abbiamo la carta del sogno compiuto, quindi come se vi dicessero cercate di prendere quello che c'è senza giudicare se è giusto o sbagliato, ma trasformatelo in qualche cosa di più grande qui con questa stella. Andiamo a vedere un oracolo, 2, poi ci sono anche i koan zen. Manifestazione. E ragazzi, guardate, ha 2 brocche anche lei come la stella. Con l'aiuto dell'universo io co-creo la vita dei miei sogni. Qui si tratta di, avevate un 7 di spade, togliersi le maschere, guardare le cose da un'altra prospettiva e manifestare la vita che voi volete. Mediate tra quello che volete e quello che potete fare. Mediate tra quelli che sono i componenti della famiglia, quello che è il tempo da dare a voi piuttosto che il tempo da dare agli altri. Sento un po' che è quella la vostra via. Potreste, ragazzi, anche essere predestinati a diventare famosi in questo senso. Ehm, oppure per qualcuno potrebbe venir utile anche, diciamo, affrontare degli studi diversi, magari di filosofia, piuttosto che, non lo so, qualsiasi altra cosa che non abbiate mai contemplato fino ad adesso. Andiamo a vedere un koan come ultimo messaggio. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Questa frase su cui meditare è molto spessa, direi, perché il nonno muore, e ok, d'accordo, è parte della legge di vita, no? Il figlio muore. Questo invece è un po' contro natura, nel senso che di solito sono i genitori che muoiono prima dei figli. E dice questa è fortuna, come per dire che tutto arriva nel momento giusto. E nonostante ci sia un figlio che muoia, c'è la possibilità di andare avanti, di commemorarlo, di, come vi posso dire, lavorare sul distacco, che è un po' questo 10 di spade, ragazzi. Nel buddismo si dice che tutto è perfetto così com'è, anche nei momenti peggiori. È come se fosse l'universo che ha pianificato tutto, ha sistemato tutte le pedine perché le cose succedessero in un certo modo. E se poi ci pensate, ripensate al passato col senno di poi, molto spesso capita che si dica, sì, però è andata bene così. Mm. Bene, amici della prima scelta, io spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, mettete mi piace al video, condividete se volete, insomma, aiutarmi con l'espansione del canale. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti tratta temi di metafisica, di metamedicina, insomma, metto un po' tutto insieme per dare un aiuto nel vostro percorso di crescita, per aiutarvi, diciamo, per sveltirlo, ecco, mettiamola così. Comunque, se volete dare un'occhiata ai video, sono quelli nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone del secondo gruppo. Andiamo a vedere anche per voi qual è lo scopo della vostra reincarnazione. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura, oppure integrarle con le letture mensili e trimestrali.
Nel caso vogliate contattarmi, ragazzi, trovate il mio email sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi per chi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi, a gennaio parte il nuovo corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Trovate comunque il link sotto in descrizione. Voi date sempre un'occhiata, io lì metto sempre le novità, le promozioni, poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta contattarmi via mail. Bene, detto questo, partiamo. 7 di coppe. Imperatore. 8 di spade. Il mondo. 9 di pentacoli. Gli amanti. Il diavolo, il sole e l'8 di pentacoli. Voi avete 5 arcani maggiori su 9 carte. Allora ragazzi, partiamo da questo 7 di coppe. Vi sento un po' nell'aria. 7 di coppe è una carta di illusioni, è una carta di qualcuno che ha tante idee, tante possibilità, ma che fa fatica probabilmente a concretizzare queste idee. Andiamo a vederlo. Fante di coppe, abbiamo il mago. 10 di coppe, 4 di coppe, imperatore nuovamente e 8 di bastoni. Di idee ne avete, ma io credo che facciate fatica a concretizzarle. Adesso vi spiego poi perché. Andiamo a vedere l'imperatore. 7 di pentacoli, sì. Allora ragazzi, 7 di pentacoli, cavaliere di coppe e 6 di pentacoli. Credo che qui ci sia qualche tipo di questione con il tipo di educazione che avete ricevuto. Credo che tendiate ad aspettare che gli altri vi diano il loro benestare. Essendoci 2 volte l'imperatore, per qualcuno si tratta o del capo o di un padre o di un partner, come se ci fosse sempre bisogno di: "Okay, prima di farlo però sento che cosa ne pensa", no, è come se non vi muoveste a meno che questa persona non sia aperta in quello che è il vostro la vostra iniziativa. Cioè se la persona vi dice: "Non credo che sia una buona idea", voi, vi fermate perché un altro pensa, in base alle sue credenze, alle sue esperienze e a alle sue emozioni, pensa se una cosa sia valida o no. Però voi non siete quella persona lì, quindi magari a voi potrebbe andare diversamente rispetto al destino di questa persona. E qui arriviamo a questo 8 di spade. Io credo che se questa persona sia castrante, cioè nel caso in cui questa persona fosse castrante, voi vi affliggete con questo 8 di spade. Andiamo a vederlo. Perché l'8 di spade è proprio una carta che mi dice che vedete tutto nero. È come se qui voleste far qualcosa, avendo un fante di coppe, qualcuno magari è inesperto ed è per quello che chiede sempre l'approvazione dall'altra parte, però in realtà questo vi limita, perché se l'altra persona dice no o se vi dice di aspettare, aspetta di avere quel contratto, aspetta che si muova in quel modo, insomma, se vi dicono di aspettare, voi aspettate perché pensate che non ci sia un'altra via di uscita. Io credo che abbiate bisogno di cercare collaboratori o comunque di sentire altri pareri. Allora, 3 di coppe, poi qui abbiamo un 8 di coppe, il diavolo e un 8 di spade nuovamente.
È una questione di potere personale, infatti anche qui avete gli amanti, che mi parla di amor proprio in questo caso. Il diavolo qui può riguardare tranquillamente l'ego, i pensieri negativi, il fatto... L'ego, ragazzi, è quello che fa nascere la paura. L'ego non vuole cambiare perché il cambio è fatica. Quindi normalmente il diavolo rappresenta una situazione che magari non va tanto bene per noi, dove ci rendiamo conto che non stiamo bene, ma diciamo così, per non fare lo sforzo, preferiamo rimanere in quella situazione di fango perché sappiamo come navigarla. Non perché stiamo bene, ma perché siamo abituati a gestirla. Ed è per quello che vi sentite bloccati, io qui sento. Credo che o qualcuno cerchi di torparvi le ali o siate cresciuti con quell'idea dove magari avete avuto un genitore o entrambi i genitori, diciamo castranti. Andiamo a vedere però il mondo adesso. Perché ho come la sensazione che dobbiate prendere le distanze da questa situazione o da questa persona. Wow, imperatrice, ruota della fortuna che spiegano il mondo. Fate un viaggio, andatevene. Qui avete l'otto di coppe che mi parla di viaggio, il mondo che altrettanto mi parla di viaggio. E qui ragazzi, se volete conoscere chi siete veramente, vi dovete distanziare da questa realtà che per molti è una realtà familiare o impresariale, però può essere una realtà, diciamo, consolidata. Se magari siete, vi faccio un esempio, sul posto di lavoro e avete tante idee da sviluppare, avete anche tanta iniziativa, sapete che le idee che avete potrebbero giovare a tutta l'azienda, ma non venite visti, non siete visti da questo imperatore, da questo capo, e anzi magari vi mettono in stand-by, vi dicono aspetta, vedremo come va, o cose di questo stile, voi pensate che da lì non si possa uscire e invece il modo in cui poter uscire, a parte che avete la ruota della fortuna, quindi qui nei prossimi 3-6 mesi un cambio è assicurato, ci può essere un trasloco, un trasferimento effettivamente, ma io ho la sensazione che vi dicano che avete bisogno di pensare con la vostra testa, letteralmente lavorare la completezza, l'indipendenza con questo 9 di pentacoli. Adesso andiamo a vederlo. E per qualcuno si può trattare di un lavoro autonomo. Il 9 di pentacoli parla dell'apertura di partita IVA. E se per caso fosse una questione relazionale, l'indipendenza all'interno della relazione, cioè il fatto che due persone si frequentino, che vivano insieme o che siano anche sposate, non vuol dire che si debbano fondere completamente l'uno nell'altra, anzi, è sempre, diciamo, consigliato mantenere la propria individualità all'interno della relazione, quindi che uno abbia certi hobby e l'altro ne abbia altri, che le amicizie siano magari anche diverse, che si frequentino in momenti diversi, cioè non è detto che si debba fare sempre tutto insieme, perlomeno questa era la vecchia scuola, adesso non è più così. Andiamo a vedere questo 9 di pentacoli. Una volta, tendenzialmente, quando due persone erano sposate, facevano tutto insieme. Allora, il matto, e anche qui vi parla di dare il salto, fare il salto di fede. 3 di spade e 9 di bastoni. Voglio un'altra carta per il 3 di spade. Re di bastoni. Sì, ma qualche cosa mi dice che avete bisogno di prendere voi stessi l'iniziativa, nonostante questo potrebbe ferire l'altra persona. Ora, se è un capo e rischiate delle lettere di richiamo, cose così, pensateci bene. Ma se fosse un padre, qui si tratta probabilmente di deludere le aspettative del padre, perché se siete abituati e anche l'altra persona è abituato al fatto che se non c'è il suo benestare voi non agite, diventare indipendenti, fare un salto di fede per conto proprio può deludere l'altra persona, però è come se avessi bisogno di credere di più in voi stessi. Andiamo a vedere la carta degli amanti. 7 di spade.
E regina di bastoni, qua avete il re di bastoni. Potrebbe anche essere una questione romantica, in effetti. 7 di spade, che spiega gli amanti, ragazzi. Che bugie vi siete raccontati fino ad adesso? Dove pensate di non essere abbastanza bravi? Perché pensate che gli altri non vi vedano? Cosa potete fare per far sì che sì, gli altri vi vedano? Andiamo a vedere il diavolo. 5 di spade, la morte e un 6 di spade. Qua è tutta testa, ragazzi, tutta la testa, ma guardate, ce l'avete anche qui con l'8 di spade. In questi casi vi può essere utile ascoltarvi dei video su YouTube con le affermazioni positive. Sono molto molto potenti le affermazioni positive, ragazzi, ma qui c'è proprio da staccarsi da qualche o punto d'arrivo o obiettivo o pensiero, perché l'ego è quello che dice: quando avrò raggiunto quel risultato sarò felice. Quando avrò raggiunto quella roba lì, si parla sempre di raggiungere un obiettivo ed è quello che ci fa identificare con l'obiettivo, con la persona. Quindi quando poi io raggiungo l'obiettivo, allora sì, sono bravo. Se però non raggiungo l'obiettivo, sono un fracasso, sono un, come si dice in italiano, fracasso in spagnolo. Sono un disastro, sono un fallimento. Ecco, non mi veniva. Sono un fallimento, però in realtà noi non siamo solo quel singolo risultato, c'è tanto altro dietro. Quindi probabilmente qua bisogna staccarsi un pochettino dal proprio ego, dalle proprie abitudini mentali, dal proprio modo di pensare. Mi parlano, ho sentito dire, staccarsi dal cordone ombelicale. È come se qualcuno avesse sempre costantemente bisogno di conferme. Ragazzi, vi invito a guardare la sezione degli abbonati, ma quando c'è un atteggiamento di questo genere, c'è sempre un disequilibrio a carico del terzo chakra. Io ve la butto lì, poi potete cercare dei video su YouTube che parlano di chakra. Se volete il materiale ce l'avete nella sezione degli abbonati, però lavorate sul vostro terzo chakra. Perché? Perché qui avete amor proprio da tirar fuori. Sento che c'è come una base di insicurezza, no? E quello che vi dicono qua le carte è proprio togliti le maschere, lavora sull'amor proprio. Che cosa fa star bene te? Non che cosa si aspettano gli altri o che cosa puoi fare per impressionare l'altro o cioè, se per raggiungere quel ruolo, quell'aumento di stipendio, devo lavorare 60 ore alla settimana e non ho più una vita personale e magari mi stresso anche, chiedetevi, ma veramente ho bisogno di dimostrare al mondo che merito quel ruolo o semplicemente è meglio che mi vivo la mia vita, che cerco di riempire la mia coppa, indipendentemente dal ruolo che io rivesto? Andiamo a vedere il sole, ragazzi, perché avete il sole e l'8 di pentacoli alla fine della lettura. Sono carte molto belle. 5 di pentacoli. È come se doveste imparare a esprimere voi stessi, la vostra vera essenza. Il 5 di pentacoli con 2 volte. Ragazzi, il diavolo è un 7 di spade, un 5 di spade. È una carta che mi parla di carenza. Può essere economica, ma io qua la sento come di forza personale. Quello che dovete fare voi è lavorare la vostra indipendenza, alzare la testa e poi, una volta che sarete riusciti a correggere gli errori in quello che è gli errori tra virgolette, in quello che è la vostra vita, riuscirete a vedere le stesse dinamiche di comportamento sbagliate negli altri e da lì riuscirete a spiegare, ad aiutare gli altri, diciamo, come amarsi di più. Ogni terapeuta, ogni persona che si dedica al servizio degli altri per fare un servizio, diciamo, pieno al 100%, che sia funzionale, che sia veritiero, che sia valido per gli altri, deve prima aver lavorato quelle cose lì. Se io non sono guarita da X cosa, dalla depressione, ipotesi, non posso pensare di spiegare agli altri come uscire dalla depressione, perché io stessa non so come farlo, io non ci sono uscita. È un po' come il dare il buon esempio. Comunque ragazzi avete sole e stella. Devo dire che è come se scopriste
un nuovo voi. Qui e anche con il sole mi viene un po' da dire che avete bisogno di ritornare indietro nell'infanzia e ricordarvi che cosa vi faceva felice. Cosa facevate durante la vostra infanzia che vi faceva esprimere la vostra naturale essenza? Perché è lì che dovete tornare per riuscire a sbocciare con questo sole, a crescere. Vi dico, una cosa utile potrebbe essere trasferirsi all'estero o comunque cambiare zona di residenza, proprio per allontanarsi da questa mentalità e da questa insicurezza. Quando siete all'estero ce la dovete fare da soli o sì, perché non c'è né mamma né papà che vi aiutano, piuttosto che il capo che vi dice come fare nella nuova filiale o come gestire i sottoposti. Cioè è una questione proprio di trovo il mio potere personale, ritorno verso me stesso, mi amo di più, riconosco le mie bugie. Io credo che sia semplicemente necessario tagliare con certi ragionamenti, cioè per esempio, una volta che diventate osservatore di come pensate, per esempio, questa dinamica qui che vi dicevo prima, no? Il fatto che dobbiate aspettare sempre che qualcun altro vi dica, chiedetevi, ho veramente bisogno del benestare dell'altra persona? O io posso comunque agire indipendentemente da? Perché qui il retroscena, diciamo, è la paura di deludere l'altro e quindi si aspetta che l'altro sia d'accordo. Però in realtà così facendo voi vi limitate, vi bloccate, vi fermate e per riacquisire la vostra indipendenza è come necessario staccarsi. Una volta che l'avrete imparato, riuscirete ad espandervi e ne farete un lavoro, ragazzi. C'è l'otto, anzi, datemi due carte per l'otto di pentacoli, ma io qui ho come la sensazione che potrebbe essere o un cambio di lavoro, un cambio di quotidianità, un cambio di prospettiva. È come se ci fosse un attaccamento qui a un sogno che però, ragazzi, porta un 9 e un 10 di pentacoli, abbondanza, prosperità, unione, indipendenza. Potrebbe anche essere, se avete questa situazione un po' così sul lavoro, dove avete tante idee che proponete, ma non vengono mai calcolate, che ad un certo punto decidiate di lasciar perdere e iniziare la vostra propria attività. Una volta che lo farete, a parte che avrete successo, ed è come se fosse un sogno che si avvera, vedo contratti, vedo indipendenza, vedo soldi che arrivano, premi, clienti inaspettati, cioè è come se vi arrivassero più clienti di quelli che voi pensavate. Una volta che riuscirete a fare voi il salto, potrete insegnare agli altri a farlo, però prima bisogna lavorare sull'amor proprio. Quanto valgo io? Quanto è giusto, quanto posso essere pagato per quello che so, per quello che faccio, per chi sono, per quello che valgo. Ragazzi, andiamo a vedere un paio di oracoli. Cioè, amor proprio, carta numero 32. È uscita di nuovo quella carta lì. Parlo a me stesso con parole di gentilezza. Io merito amore. Quando vi assalgono i momenti cupi, non vali niente, guarda, sei una pasticciona, piuttosto che ne so, qualsiasi cosa vi venga in mente, il vostro critico interiore vi dica quando vi deve sgridare, contrapponete subito il pensiero negativo con un pensiero positivo. I pensieri positivi hanno, diciamo che sono 3 volte più potenti rispetto a quelli negativi, quindi un pensiero positivo, diciamo così, scaccia 3 pensieri negativi. E all'inizio è difficile, ma è proprio una questione di forzarsi a vedere il bicchiere mezzo pieno. Andiamo a vedere un koan. L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. E qui mi richiamo un po' questo 8 di pentacoli che parla del lavoro, anche l'imperatore, parla di regole, di lavoro costante, parla di, come vi posso dire, di ripetitività e di lentezza anche in un certo senso, cioè sono le piccole cose che fatte giorno dopo giorno creano il grande lavoro, creano il grande disegno. E qui è la stessa cosa, ragazzi, ok?
cioè l'acqua si scalda lentamente, ci vuole il suo tempo e poi all'improvviso, quando uno meno se lo aspetta, bolle, viene fuori il sole. Il sole è una carta di abbondanza, di prosperità, di crescita, di felicità, di gioia, di amore puro, di amicizia anche, fratellanza. È una bellissima lettura, ragazzi. Spero che vi abbia ispirato. Fatemelo sapere nei commenti. Mettete mi piace al video per sostenere il canale oppure condividete o iscrivetevi. E nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure potete direttamente abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è stata studiata come se fosse una scuola dove inserisco temi di metamedicina, metafisica, insomma, esoterismo, infine un po' tutto con un ordine specifico per aiutarvi, per sveltire il vostro percorso di crescita, per appoggiarvi. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!